Eccoci qua ragazzi, bentornati nel canale di Danix. Torniamo con Hitman 3, riprendiamo da questo punto. Siamo pronti con la missione numero 2 che dovrebbe essere Lutto in famiglia. She came home. Carlyle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be, without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlyle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture, so don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. Pronti ragazzi, pronti per eliminare anche Alexa. Una bella casa, un bel villone enorme, quindi vedremo un po' se ci perderemo malamente. Allora intanto andiamo a vedere la pianificazione, perché comunque le classiche monetine direi di lasciarle comunque, perché possono essere sempre utili. Vediamo se c'è qualcos'altro che ci può essere utile. Ok, direi che possiamo anche, vabbè, qua non abbiamo solo questa zona perché comunque è la prima volta che ci stiamo giocando. Vediamo l'habit, classici vestiti. Ah, questi c'erano anche negli altri Hitman, me ne ricordo. Ok, come difficoltà siamo professionista ragazzi, non metto esperto perché sennò famo danni. Abbiamo fatto anche la prima esperto, quindi dobbiamo anche recuperare un fascicolo. Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her three adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Attenzione, con la moto stiamo addirittura arrivati. Molto British. Bella questa ambientazione, molto bella.
Andiamo un attimo perché qua secondo me ci perderemo malamente dentro quella casa, ve lo dico io. Qui c'è già una missione. Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator, hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. A famous private investigator summoned by Alexa Carlyle has arrived at Thornbridge Manor. If you take his place, it may be an opportunity to get close to Madame Carlyle. Direi di farla questa, perché le altre sono... le altre missioni della storia sono queste. Però mi ha attivato subito questa qua nella... inseguire l'investigatore privato. Il pallino lì ci becca. Tocca andare stealth. Un mattone. Può essere utile. Anche lì c'è il pallino. No, non fa. Non possiamo attirarlo qua, non lo possiamo perché in realtà a meno che non lo attiro qua, ma non viene mai tanto. Infatti niente da fare. Vabbè, ci ho provato, tocca inseguirlo a vedere dove va. Mr. Whitmer, thank God you're here. Can I take you to Madame Carlyle? A parte che qua ci beccano tutti. I know I oughtn't to say anything, but I'm so relieved you're here. Sti qua sono tutti, tutta gente che ci becca questa. Funeral and then she turns up alive. Tutta gente che ci becca. I've never seen a place guarded like this, and I dare say I don't like it at all. Allora, ho notato che c'è una finestra aperta. Before you see Madame Carlyle inside. Potrebbe essere utile entrare da qui, perché tanto da lì non ci fanno entrare perché, come ho detto, il pallino. Cioè beccano male. Vediamo un po' se troviamo qualcosa. No, dobbiamo assolutamente travestirci da qualcosa. Pieno di fucili, no. Che di quella. Ah, cosa abbiamo qua? Ah, io prendo tutto, tanto poi, come ho detto, lo usiamo per lanciare, per attirare gente più che altro. Porca di quello, ma chi è che mi becca? Ah, quello là. Ah, è il tipo che dobbiamo anche... Pazzo, aspetta. Cioè è venuto qui addirittura. Lancialo sto coso. Cioè c'è andata di lusso se è venuto qua. No, non viene. Ma che è? Che bastardo, ce l'avevamo in pugno. Porca di guarda, l'avrei occultato qua. Maledetto. Vabbè, niente, mi ha fregato. Aspetta, lo riattiro qua. Magari riesco a beccarlo di nuovo. Vediamo un po', non c'è che sto tubo. No, voglio un attimo.
Dai, vai lì, non rompere le palle, vai. Hey, what's going on here? Who's throwing things? Se non va però. Ma adesso. Excuse me, don't... Vabbè, se è svenuto va bene uguale, no? Non era così che lo volevo fare, ma va bene uguale. Ok. No, vabbè, tanto comunque non ci hanno beccato. Allora, vabbè, adesso possiamo andare dove vogliamo in realtà. Incontra Alex nel corridoio. Quindi va benissimo. Ah, parla con il maggiordomo. Greetings, sir. Ah, you must be Mr. Whitmer. Madam Carlyle has asked me to be of assistance to you. I trust you've had a good look around. Are you ready to see the crime scene now? I am. Very well. If you'll follow me, sir. Ok, vabbè, lo seguiamo. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madam Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madam's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with me if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madam Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madam Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madam Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. A locked room murder mystery, 47. I trust you'll get to the bottom of this. Allora, dobbiamo ispezionare la camera di Zachary. Se troviamo qualcosa. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. Ok. Ho trovato una lettera, qui c'è anche un portatile. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Molto bene. Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? Ah, questo è morto. Ok, ha detto di usare la telecamera. Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. Ok, abbiamo trovato un altro indizio. Altro indizio anche qua. 4 di 6. Ah, ce ne sono altre quindi. Una parola, mo beccarli tutti. Vediamo un po'. Perché bisogna scansionare con la telecamera, se no non li becco. No, che cavolo fai? Ci siamo messi a fare pure foto.
Aspetta, c'è qualcosa qua. A hidden door. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. Passaggio segreto, c'è anche un buco per sbirciare. Sì, però se magari sbirci, perché... Ok. Attenzione, un passaggio segreto. Qui c'è qualcos'altro. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. Ah, ok. Qui siamo riusciti. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo trovato una piantina. Mi dice di andare a trovare di nuovo il tipo che abbiamo incontrato prima, che dovrebbe essere il maggiordomo. Non so se ci sono altri indizi però in questa stanza. Non credo però. Non penso. Ok, a parte che è pieno zeppo di guardie, ma veramente ce ne sono una madonna. Veramente un botto. Vabbè, andiamo a parlare con quello. Seguiamola la missione. Anche se volevo vedere una... No, no, no. Ok, qua ci beccano. Ci beccano male. Aspetta, forse lì posso trovare un modo per entrare però. Potrei occultare una di quelle guardie e entrare lì. Vediamo un attimo cosa si può fare. Basta che ne viene solo uno, perché se vengono in 40 sembra un problema. Buonanotte. Troppo qua l'ho buttato. Maledizione, devo buttarla più qui. Vabbè. Dai, entra, entra. That's good, that's... Allora, aspetta un attimo che mi è venuta un'idea qua, No, perché vorrei vedere cosa c'è in quella stanza dove non mi stavano beccando, quindi... Ah, i vestiti, vabbè, aspetta, tanto dovrebbe fare uguale. Poi torniamo qua per riprenderci questi, perché questi vestiti di investigatore ci servono comunque. Facciamo le cose fatte bene, vediamo se adesso mi fa entrare qua. Adesso sì. Lì c'è un portatile che può esserci utile. Hi there. Is my shift over already? Yes, I'll take over from here. Qui c'è anche un altro libro, secondo me un altro passaggio c'è là. Questo vado a stordirlo. Ma non così, porca di quella. Vabbè. Maledizione. Li sto stordendo male, Comunque uguale, va. Allora, voglio vedere cosa c'è nel portatile.
This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. Aspetta che c'è un passaggio qua. Pieno di passaggi alternativi sta chiesa. Vediamo un attimo dov'è che riporta qua. C'è un'altra stanza qua. Che lì c'è addirittura, mamma mia, pieno. Ci torneremo qua. Adesso volevo riprendermi il vestito da investigatore, volevo continuare con la missione che stiamo facendo, perché così non possiamo andare da nessuna parte. Cioè beccano male con questo travestimento, quindi rimettiamo quello che è. Nel caso ci serve di nuovo questo da guardia, ce l'abbiamo, quindi non è un problema. Allora andiamo a parlare con quello là, che dovrebbe essere... sarà una missione secondo me bella lunga, ma vediamo se riesco a fare tutto in un video o quella spezzo in due parti, perché sennò... Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. This is very useful information, 47. Parlare con questi? E santo cielo, sono una madonna. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Una cacciara. Allora... No, controllo sempre se c'è qualcosa che ci può essere utile in ogni stanza. Ah, questo è uno, Cioè, dobbiamo interrogarne un paio. Poi adesso è uno è quello. Andiamo a vedere. Sì, questo qua, questo con gli occhiali. Porca di quella però, sono una madonna, ma vai trovali tutti. Stanno a cacciare sta missione, ve lo dico io. Dai, ma che te fai il selfie pure, dai, muoviti che ti devo interrogare, levati dalle palle con il selfie. Patrick Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexia used to be two of a kind. He had a great future ahead of him, then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. So, Did you see anything suspicious last night? No.
I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Ok, abbiamo delle info, interrogato, quindi ce ne mancano, vabbè, quello è il maggiordomo, l'abbiamo interrogato, questo l'abbiamo fatto, ce ne sono tutti questi, mazza se sono tanti, il problema è vai e trovali, vediamo un po', no, il fatto è che è enorme sta cavola di casa, cioè è gigantesca, molto grande devo dire, quindi ti perdi facilmente. Talking to Madame Carlyle's daughter. Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Oh, of course. Attenzione, abbiamo beccato altre info. Gettoni della banca. Ok. Non so cosa sia, ma va bene. Did you find out that the vote was notarized? How the hell did that happen? Questa è un'altra. We all signed it. I gave it to him in person. Molto bene, l'abbiamo beccato. He got it notarized the very same day. Right, listen. You go to their office and ask the sheriff. Tanto becchiamo info. Best they've got. Essere utili. Don't take no for an answer. Thanks, Lynn. We'll get to the Aspetta un attimo che qua mo interroghiamo subito questa. Rebecca Carlyle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 8:45. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is there anything else you want to ask me? Allora, aspetta un attimo perché in realtà la cosa dei gettoni in banca ok, secondo le quali del corpo Rebecca e il signor Fesby, il maggiordomo, hanno aggiunto ognuno un gettone della banca. Quindi questa qui ha un gettone e anche questo qua il maggiordomo, quindi questa magari la possiamo occultare dopo che l'abbiamo interrogata. Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Is that everything, Mr. Whitmer? I do have a lot to see to. Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Allora, questa qua ha un gettone che ci serve. E l'altro c'ha il maggiordomo. Ok. Questa qua se riesco a occultarla da qualche parte, io le prendo quello che mi serve. Il problema è dove cavolo la vado a occultare però.
Si può fare qua, ma il problema è che c'è l'altra... sta qua della servitù che può romperci le palle. Quindi nel dubbio si può fare una cosa. Tanto qua non ci vede. Facciamo una cosa rapida. Quello sta già ripassando, porca di quello. Aspetta un po'. È già passato. No, perché questo secondo me dobbiamo prenderli. Quello che ha... che ha lei, quella specie di gettone, mi serve assolutamente. L'altro c'è il maggiordomo, ma il maggiordomo comunque dobbiamo tenerlo ancora vivo, se no non possiamo fare sta missione. No, aspetti. Dai, vieni qua, non rompere le palle, muovete. Vabbè, sì, il mondo. Questa dobbiamo anche interrogarla, no? Dopo questa, dai, vattene tu. Ma porca di guarda. Questa è un'altra che dobbiamo interrogare. Il cavolo, abbiamo attirato l'altra che dobbiamo interrogare. Che vi sta fatta venire quella là? Aspetta un attimo. Vai, vieni qua. Vieni qua, la madonna! E niente, no, non viene, raga. Lanciando di tutto, non c'è verso che viene. Ma qua viene sempre quella a rompere le palle. Tu vattene, ti interrogo dopo, dai, non rompere le palle. Cazzo di monete sono queste? Sono monete abbastanza fake. Dai. Dopo prendiamo quello che dobbiamo prendere. Tanto questo non ci serve più da interrogare. Ok. Allora. Prendiamo. Cosa ha mollato quella? La signora, vediamo un po'. Gettone. That's a token for a vault in the Milton Fitzpatrick London Bank. You need a pair, and you gain access no questions asked. I bet that's where Madame Carlyle keeps a copy of the Edwards file. Sì, però aspetta. Allora, ok. Ok, un gettone l'abbiamo preso. L'altro ce l'ha il maggiordomo, ma il maggiordomo lo dobbiamo assolutamente lasciare perché sennò non possiamo proseguire la missione. Non va toccato al momento il maggiordomo. Allora, qui c'era tipo che anche questo c'è da interrogare, pieno di gente. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Anything else you want to Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle, but who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger ball. He's better off dead. Is that all?
Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Ok, anche questo l'abbiamo interrogato. Allora, chi manca? Manca questo. Questa ve l'abbiamo occultata, ma l'abbiamo interrogata già. Emma è questa qui che c'è, che va avanti e indietro, quindi lo andiamo a interrogare subito. Andiamo a vedere un po' cosa ci dice. Emma Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want to know? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Is that all? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Ok, anche questa l'abbiamo interrogata, quindi chi manca all'appello? Manca Edward, che non abbiamo ancora visto, sarà da qualche parte qua in giro. Vediamo un po' se lo becchiamo. Il fatto è che è pieno di guardie. Vediamo un po' se becchiamo anche Edward. Eccolo qua. Professor Edward Carlisle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'd never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. If that's all, Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca. They had a long talk. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, Mother, and the staff, all the company he had. Anything else I can do to... Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And Mother will surely have strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Excuse me. Ok, vabbè. Ah, ok, alibi confermato. Quindi questi sono già esclusi. Spero che non abbiamo escluso Rebecca perché l'abbiamo occultata. Qui possiamo anche avvelenare volendo, ma non abbiamo il veleno. Qua ci sono... You always led by example rather than by words and meaningless gestures. Like hugs and encouragement. Questo quadro non mi convince. L'avevo visto anche prima, mi sono dimenticato, poi mi sono ricordato perché era un quadro mezzo un po' strano. Devo vedere se posso scansionare quel documento che sta leggendo questo.
So can you, Vediamo un Edward. po'. You are 5 and climbing trees is supposed to be your area of expertise. Oh no, that won't go. You'll just think I remember this because I'm weak. Dai, molla il documento, che devo scansionarlo. Allora, vediamo un po'. Ci stiamo riempiendo di tutto, ma vabbè. Tre info. Discorso molto utile al momento. Questa dovrebbe essere la cucina. Alexa back from the dead, a make-believe funeral, a murder mystery. Oh, all too much. Don't worry, I'm sure everything will settle down soon. Bombola di propano. I need to stop thinking about Emma all the time. Hey! How are things coming along inside? Sir, is everything ready for tomorrow? I can't deal with all this Anche adesso devo interrogare. Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? I spent the evening with Patrick. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe. Away from me, please? Like a real princess. Ma che But vuole now he questo? just Che ignored- cavolo vuole sta qua? Was her. Well, he's under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. Alice, tell me what Emma did when she arrived. Did you notice anything out of the ordinary? Any strangers outside the house? No, we saw no one outside. Except Patrick's mother, Emma. We were sitting on the bench behind the greenhouse talking when she came out and we had to hide. You won't tell her about me and Patrick, will you? She'd insist Madame Carlyle fire me. I'm sure of it. Too right she will. She's always going on about how things will change once she's in charge of Thornbridge Manor. Allora, Headache from all the decisions. I mean, That is the door to Mr. Fernsby's office. purtroppo non abbiamo piedi di porco. Allora, cosa dobbiamo fare? Credo che li abbiamo interrogati tutti. Il problema è che dobbiamo andare anche nelle zone per trovare indizi. Anche questo alibi confermato. Dobbiamo andare nella camera di... no, nella camera di Zachary abbiamo fatto tutto. Dobbiamo andare nella camera di M. Gregory, di Rebecca. Ci sono 2 indizi da trovare. E nell'ufficio che è questo qua. Però l'ufficio è chiuso. Secondo me sono tutte chiuse quelle stanze. Quindi ci servirebbe un piede di porco. Dobbiamo trovare la chiave. Ma la chiave non la troveremo certamente così a gratis. Quindi la solution sarebbe di andare a trovare il piede di porco, ragazzi. Vediamo un po' in giro, magari fuori c'è qualche attrezzo che ci può essere utile. Vediamo un po'. Cosa lo troviamo, tanto qua non c'è beccano, no? Comunque credo che la missione la vado a dividere in 2 parti perché è un po' lunghetta, ho detto. Eccolo qua. Mary is so upset. She's never seen a dead body before. Piede di porco trovato, molto bene. Madame Carlyle must believe Zachary was Questo murdered. ce l'abbiamo. Why else ask him to snoop around? I feel weak in my knees from all the tension here. Yeah, we'll all need a vacation when this is over. Perfetto, vabbè, in realtà possiamo anche tornare lì nell'ufficio e andare subito a frugare Hello, sir. gli indizi che ci saranno là. Andiamo subito. Troviamo qualcosa che ci serve. È molto grande sta casa, una villa enorme. Ok, era qua. Allora facciamo direttamente così.
3 indizi sono qua da trovare. Painkillers. Lethal if you use enough of them. But not the poison used to kill Zachary. Of course, Madame Carlyle doesn't know that. Are you considering to frame the butler, 47? Questa è la chiave, il passepartout della villa, secondo me le apre tutte. Dovrebbe aprirle tu, una chiave che apre ogni porta della tenuta. Ottimo, l'abbiamo beccata, ragazzi. L'abbiamo beccata. Abbiamo trovato anche 2 su 3, quindi c'è ancora qualcosa. Cos'altro? Ah, c'è qualcosa nella stufa. Zachary's diary. This is big. He was about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother Montgomery 46 years ago. And apparently, Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. And 47, the handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. Mr. Fernsby clearly didn't commit the murder, but I think you have enough evidence to convince Madame Carlyle he did. Maybe you should tell him you are ready to present your findings. Allora, vediamo un attimo, Dobbiamo andare. Ok, ufficio fatto. Dobbiamo andare nella camera di Rebecca e di Gregory. In realtà una camera l'avevo vista quando siamo andati sopra. Unless of course you want to do some more detecting, 47? No, investighiamo come. Famo tutto. C'era una stanza dove abbiamo spostato quel quadro all'inizio, non so se vi ricordate. Però mo non mi ricordo dove che si saliva. Comunque sicuramente saranno sopra le stanze dove dobbiamo frugare. Questa è quella che dobbiamo eliminare. That is Alexa Carlyle, unofficial leader of the Provenance Partners and last one to be alive. Hello, sir. Ma non mi ricordo che diavolo era la stanza. That is the door to Rebecca's room. Ok, abbiamo trovato anche la stanza di Rebecca. Va bene, molto bene. Ci siamo, quindi siamo messi molto bene, direi.